Ciao e benvenuto al mio nuovo video. Io sono Luigi Melacarne e oggi ti parlo di dichiarazione dei redditi 730 e modello unico. Il modello 730 è il modello redditi unico persone fisiche per la dichiarazione dei redditi. Quali spese si possono detrarre? Come funziona la detrazione dell'IRPEF? Ogni anno un sacco di persone si fanno sempre le stesse domande e come sempre ogni anno ci sono un sacco di novità da tenere in considerazione. Una, per esempio, del 2019 è quella delle spese per il trasporto pubblico, dell'autobus o dei treni e il bonus verde. Poi, come se non bastasse, ci si aggiungono anche le scadenze per l'invio della dichiarazione, sia per il 730 che per il modello redditi unico. E ovviamente anche quest'anno le scadenze sono state cambiate. Istruzioni, scadenze e novità per le dichiarazioni dei redditi. Parto subito a spiegarti a cosa serve la dichiarazione dei redditi, 730 ovviamente, o unico che sia. Forse tu che mi stai guardando lo sai già, ma ti assicuro che ogni anno tantissime persone se lo chiedono, nonostante sanno che bisogna dichiarare qualcosa al fisco. L'invio della dichiarazione dei redditi al fisco serve al fisco, ovviamente, a capire e determinare le tasse, anche se poi, in teoria, il fisco sa già esattamente quanti redditi ogni singola persona ha avuto. Più avanti nel video ti spiegherò come fa a saperlo. Ovviamente c'è chi deve presentare solo il modello 730 e chi invece deve presentare il modello redditi unico. Chi deve presentare la dichiarazione dei redditi? Ora ti spiego bene in dettaglio chi sono i soggetti e le persone che sono obbligate all'invio della dichiarazione dei redditi. Intanto tutti quelli che hanno avuto dei redditi nell'anno precedente e ovviamente non sono esonerati dall'invio della dichiarazione. Vedremo più avanti nel video alcuni esempi di chi è esonerato. Poi ci sono tutti quelli che sono obbligati ad avere le scritture contabili, come per esempio i titolari di partita IVA, sebbene non abbiano percepito alcun reddito nell'anno precedente. E poi ci sono alcuni casi particolari, come per esempio i lavoratori dipendenti che nell'anno scorso hanno cambiato datore di lavoro e hanno più di una certificazione di lavoro dipendente, certificazione unica o CUD come la vogliamo chiamare, nel caso in cui l'imposta supera i 10,33 euro. L'imposta sarebbero le tasse. Chi ha avuto delle ritenute sul lavoro dipendente o delle ritenute d'acconto da defalcare dalle tasse. Chi ha avuto delle indennità o ha ricevuto dei soldi dall'INPS o da altri enti statali o privati. Chi ha avuto uno stipendio da un datore di lavoro privato, come per esempio le colf o le badanti. Tutte le persone che hanno delle case all'estero oppure hanno dei soldi all'estero. Ovviamente parlo solo dei paesi che sono considerati whitelist, quindi tutti quei paesi che non hanno la fiscalità privilegiata, perché quello è tutto un altro discorso. Il modello 730. Tutti i lavoratori dipendenti e i pensionati devono inviare la loro dichiarazione dei redditi usando un modello che si chiama 730.
e possono usare due sistemi, o il sistema cartaceo classico che già conosciamo, oppure usare il modello precompilato. Più avanti nel video ti spiego la differenza tra i due sistemi. L'invio della dichiarazione 730 deve essere fatto solo ed esclusivamente telematicamente. Ci sono dei casi in cui può essere inviata anche cartacea tramite la posta, ma non ne parlo in questo video. La scadenza per l'invio è solitamente il 23 di luglio di ogni anno. Dico solitamente perché anche qui ogni anno le scadenze continuano a cambiare, quindi non esiste mai una certezza. Il mio consiglio sulle scadenze è comunque quello di verificarle sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Come ti dicevo prima, l'invio può essere cartaceo o con il precompilato. Se usi il sistema cartaceo, dovrai preparare, quindi mettere insieme tutti i tuoi redditi, CUD, affitti, eccetera, eccetera, più tutte le spese che hai sostenuto, ovviamente sempre parlando dell'anno precedente, come per esempio le spese mediche, le spese di ristrutturazione, eccetera, eccetera. E dovrai portarli a un consulente fiscale che ti assisterà e ti aiuterà a compilare la tua dichiarazione dei redditi e poi ovviamente la invierà telematicamente all'Agenzia delle Entrate. Se invece usi il sistema del 730 precompilato, allora dovrai fare tutto da solo. Io solitamente lo sconsiglio perché se non sei un esperto del campo, rischi di commettere degli errori e soprattutto rischi di andare a pagare molte più tasse di quelle che in realtà dovresti. Quindi fai molta attenzione a usare il 730 precompilato da solo. Il 730 precompilato funziona così. L'Agenzia delle Entrate è già in possesso delle tue informazioni, come per esempio dove abiti, quanti figli hai, se vivi in affitto o hai una casa di proprietà, quanto hai speso di medicine, se hai un lavoro o se sei disoccupato e poi ovviamente tante altre informazioni carine come per esempio la tua religione e il partito politico che preferisci. A partire dal mese di maggio di ogni anno potrai andare sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate e iniziare a compilare o modificare il tuo 730 precompilato. Modificare vuole anche dire che se hai visto delle cose all'interno del tuo 730 che non ti quadrano, le puoi modificare oppure anche cancellare. Ora ti parlo del modello redditi unico. Anche in questo caso, tutte le persone fisiche o titolari di partita IVA, come ditte individuali o liberi professionisti, devono compilare il modello redditi unico e poi dovranno inviarlo all'Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre. Anche in questo caso, però, fai attenzione alla scadenza, perché, come ho già detto per il modello 730, anche qui le scadenze cambiano ogni anno. L'invio della dichiarazione deve essere fatto solo telematicamente ed anche qui puoi trovare il tuo modello redditi già compilato dentro l'area personale del sito dell'Agenzia delle Entrate e come ho già detto prima, anche in questo caso può essere integrato, modificato e poi inviato. Come ti ho già detto, il modello redditi unico è obbligatorio per le persone che hanno la partita IVA. Chi non deve presentare la dichiarazione dei redditi? Tutti quelli che hanno avuto un reddito dove le tasse che sono state calcolate non superano i 10,33 € e che non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili.
Poi non è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi il contribuente che possiede esclusivamente redditi da abitazione principale con le relative pertinenze tipo il box o le cantine ed eventuali altri fabbricati non affittati. Chi ha avuto solo un lavoro da dipendente oppure una pensione, chi ha avuto un solo lavoro da dipendente o da pensione ed anche solo un'abitazione principale con le relative pertinenze box o cantine. Per i redditi da lavoro dipendente, pensione, fabbricati e rapporti di collaborazione, l'invio della dichiarazione dei redditi con il 730 oppure con il modello redditi unico non è obbligatorio solo se i redditi percepiti sono stati corrisposti, quindi pagati, da un unico sostituto d'imposta. Ovviamente non devono inoltre essere dovute, quindi pagate, le addizionali regionali e comunali per se stessi, per il coniuge o i figli a carico. Grazie per avermi guardato e ti ricordo di iscriverti al mio canale di YouTube, di seguirmi su Instagram e di visitare il mio sito internet. Così sarai sempre aggiornato su tutte le prossime novità che riguardano la tua attività da imprenditore o da libero professionista. Ti aspetto! Ciao!